Ci siamo! Benvenuti a tutti! Oggi giochiamo con un piatto meraviglioso perché la carbonara è la carbonara, insostituibile. Non si può dire carbonara se non si pensa al pecorino romano, al guanciale. Ecco, no, faccio questa premessa qui perché di carbonare nel mondo ce ne sono miliardi di versioni, miliardi di versioni. E qui siamo a casa mia, nella cucina dell'Imbuto, del ristorante L'Imbuto. E dove si trova il ristorante L'Imbuto? A Roma? No, a Lucca, a Palazzo Fanner. E voi mi dite, e che è Palazzo Fanner? Bene, è la casa del Marchese del Grillo nel film di Mario Monicelli. Ma ora, attenzione, iniziamo a parlare degli ingredienti. Quindi, pecorino, io ci metto anche un pochino di parmigiano. Qui abbiamo dei bellissimi rigatoni, le uova e il guanciale. Ingredienti in cucina poveri e ricette semplici non esistono. Questi sono ingredienti straordinari che vanno trattati con tantissima attenzione, ma anche con un pizzico di follia. Non vi arrabbiate, il parmigiano ce lo metto perché il parmigiano è unico, ha questa sapidità naturale, mineralità, come direbbero quelli più fighi, l'umami, e ci serve proprio quasi al posto del sale, quasi, perché il sale ci va messo anche il sale. Iniziamo a cucinare perché sennò si chiacchiera troppo. Guanciale, togliete la cotenna, mi raccomando, la cotenna tenetela da parte, può essere utile per un sacco di cose, per una bella pasta a fagioli, coi fagioli, ma anche un minestrone, insomma. Allora, qui non facciamo dei tagli chirurgici, ok? Facciamo dei tagli, si deve sentire il guanciale. Ecco, questa è la dimensione adatta. Non più piccolo perché non va, non è una ricetta alla carbonara dove ci vuole il dadino piccolo di guanciale, deve rimanere impresso sotto i denti. Bella questa immagine. Vai. Cosa importantissima è che il guanciale deve tostare, ma deve quasi candire, deve andare piano piano, Quindi si devono sciogliere i grassi del guanciale e si devono sciogliere delicatamente, ci vuole proprio una carezza. Poi ricordatevi che questi sono piatti dove la sfumatura è importantissima, ma la sfumatura è importantissima anche l'imperfezione in questo piatto, perché se usate un guanciale buono non sarà mai uguale a quello che avete usato la volta prima. Uguale le uova. Quindi ora prendiamo le uova. Uova. Allora, qui è necessaria l'imprecisione, quindi va separato il rosso dal bianco, ma un po' di bianco se ci rimane non fa assolutamente male. Deve essere bagnato il rosso dall'albume. Ecco qua. Vedi? Oh, vedete? Ecco, deve essere bagnato dall'albume. È una cosa un po' poco tecnica, un po' più improvvisata, però che funziona, ve l'assicuro. Poi prendete una frusta, eccola qua, la prendiamo insieme. 2 uova, io ne faccio poca, tanto butto la pasta. Le uova vanno sbattute, ma non troppo, perché incorporano ossigeno e dopo tendono a stracciare, a separarsi dalla pasta. Intanto il guanciale sta andando, c'è un profumo, io ho sempre detto che prima gli date una tostatura un po' più forte, poi abbassate e fate andare piano 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 piano. Un pochino di parmigiano, poco, Così. Basta, basta, basta. E poi pecorino. E poi pepe. Il pepe nella carbonara è fondamentale. Ok? Quindi la base è pronta e si aspetta che il guanciale e la pasta siano pronte. Quindi datemi 5, 6, 7 minuti, ok? Ciao.
Beh, ciao Frank, sì? Che dici? Ah sì, no, è Frank della Papua Nuova Guinea, uscite originale e gourmet in lingua inglese. In copertina c'è un piatto mio, acqua di pomarola e burro di ostriche. Ciao a tutti, a presto! Bene, ci siamo quasi, eh? Il guanciale c'ha un profumo, un colore proprio... C'è chi lo prende, lo mette da parte, lo lascia croccante. A me questa cosa non interessa, io voglio il gusto, quindi voglio che il guanciale si fonda poi con la pasta e che quando lo incontri questo sapore bello maialoso, bello. Il sale, vi ho detto, ci vuole anche il sale. Lo metto qua nel guanciale, poco poco, quello che serve, perché comunque qui di sapore ce n'è tanto, parmigiano, pecorino, guanciale, insomma. La pasta è pronta. Questo, passatemi un po', lo dico in maniera un po' scherzosa, è un piatto umido, quindi deve essere un piatto bagnato. La pasta si scola, ma non troppo. Vai. Mamma mia, che profumo incredibile! Allora, a questo punto ve la dovete giocare girando delicatamente, quindi la temperatura della pasta fa amalgamare l'uovo e il formaggio e iniziate a giocare con il guanciale in questo modo, piano piano. Aggiungete il guanciale senza mettere sul fuoco. Che profumo! Con delicatezza, senza salti, senza roba strana. Finite di mettere il guanciale e soprattutto tutto il suo grassino. Sento dei sospiri, mugolì, mugolì, mugolì. La pasta è perfettamente condita. Ora il tocco finale. Il pecorino a pioggia. Mamma mia, una crema perfetta, perfetta. La pasta è condita. Quando vi dico che le paste vanno girate sempre nelle salse, in ogni caso, guardate qui. Densità perfetta! Vabbè, scusate, era uno sfogo. Signore, signori, questo è carbonara. Il resto sono favole, discorsi. Il formaggio, avete visto, quello alla fine è fondamentale per creare la giusta crema. Gli step, seguite bene come ho fatto il procedimento. La pasta si mette nell'uovo, sente la temperatura all'uovo, intanto inizia a stemperarsi, poi il guanciale, il grasso del guanciale e poi, che vedevo dire, mi pare che questo piatto parla da solo, no? Tocco finale. Dalle mie parti si dice ti saluto pittore, ciao! No, ma... Ne vogliamo parlare? No. No, ma ne vogliamo parlare? Ancora insieme per fare la carbonara. Cioè, chiariamoci, per fare una ricetta ispirata alla carbonara, perché la carbonara non si tocca, perché ribadisco, le rivisitazioni in cucina non esistono. Questa è una cosa che ha preso ispirazione dalla carbonara, quindi seguitemi perché è divertentissima. Gli ingredienti sono esattamente gli stessi della carbonara classica, quindi cotenna del guanciale, eccola qua. Nella ricetta classica avevo citato il fatto che la cotenna si poteva usare come il gambuccio del prosciutto nella pasta e fagioli, nel minestrone, insomma in tante preparazioni. In questo caso si prende un pentolino, eccolo qua, cotenna, acqua fredda e si mette sul fuoco piano piano finché la cotenna non si disfa. Quando si disfa e il brodo
fa gli occhi di grasso, il brodo di guanciale è pronto. Poi un altro grandissimo brodo, crosta di parmigiano, la grattate bene per togliere le impurità. Ecco qua. Non mi stancherò mai di ricordarvelo, quando si fa un brodo si parte sempre da freddo, quindi acqua fredda, addirittura il ghiaccio. In questo caso non ce n'è bisogno. Quindi anche la crosta di parmigiano, pentolino, acqua fredda, fuoco. Si porta a bollore, quando arriva a bollore si abbassa la temperatura e quando la crosta del parmigiano si disfa e il brodo diventa, attenzione, torbido, sì, questo deve essere torbido, il brodo è pronto. Idem con la crosta del pecorino. Anche qui portiamo a bollore. Quando l'avete portata a bollore e la crosta si è disfatta e il brodo è torbido, biancastro, il brodo è pronto. 1, 2, 3 brodi. Mamma mia. Il brodo in cucina è una cosa serissima. Quando io sento dire e nel frattempo prepariamo un brodo vegetale, no, cioè non esiste. Quindi mi raccomando, dedicategli sempre molto tempo ai brodo. Poi, guanciale. Guanciale si utilizza come nella versione classica, va fatto non tostare ma candire piano piano. Io ci lascio in questo caso anche il pepe perché ho voglia di sentire sapore. Sapore! Tanto sapore. Pentolina. Ecco qua, tagliato in modo abbastanza grossolano perché si deve sentire sotto i denti. E poi questa volta ho scelto dei ditali, un formato di pasta purtroppo molto sottovalutato perché la cucina è evocativa, deve essere evocativa e questo ci ricorda tanto quando siamo piccoli. Da bambini si mangia tanto questa pasta qui. 1, 2, 3 nell'acqua. Questa volta prendiamo un uovo intero. Frusta. Pepe. Questo va sbattuto un pochino di più perché cosa voglio ottenere? Ve lo dico fra un pochino perché tanto ora deve arrivare a cottura la pasta e a tostatura il guanciale. 10 minuti e ci siamo. A dopo! Allora, il guanciale è pronto, i brodi sono pronti. Per il brodo ci vuole molto tempo, quindi lo potete preparare anche il giorno prima, perché ci vuole un po' di cottura. Assaggiate tutti i brodi, è importantissimo questo passaggio. Buonissimo, quello di Cotena di guanciale è una roba. Quello di crosta di parmigiano è una roba. Vabbè, sono buoni tutti. Mi raccomando, qua si deve vedere il grasso. Guanciale, pecorino, parmigiano. È quello che succede nella classica, quindi le dosi sono le stesse, no? Ora assaggiamo. Commovente. Un altro po' di pecorino e a questo punto preparate una stracciatella classica, brodo caldo, uovo sbattuto, assaggiare. La pasta è pronta, vai. Ecco qua.
guanciale, pecorino, e pepe. Bene, abbiamo fatto la carbonara classica e poi un piatto fatto con gli ingredienti della carbonara. Un ditale in brodo di guanciale, pecorino, parmigiano e uovo con il guanciale e il pecorino romano. Insomma, divertitevi perché questo è buono da morire. Ciao, a presto!